Buongiorno amici, benvenuti in questo canale, sono Grazia e grazie di esserci, grazie a coloro che si iscrivono, che commentano anche male e l'importante è che il video va avanti, condividetelo per favore e vi porto oggi nel magico mondo di un pedicure con Calletti a esplorare cosa fa male in questo piedino. Soprattutto stiamo lavorando sui calletti, i calli sotto la pianta del piede, sotto l'alluce. Sono le piccole problematiche che ogni essere vivente ovviamente soffre. In questo caso devo dire che ci sono parecchi scontri, come lavorare, in che modo. Io il mio metodo lo faccio in questo modo, anche in un altro modo, anche con l'acqua, anche con i bisturi e con i taglienti. In questo caso vi faccio notare invece che come sempre io lavoro con le frese e asporto appunto l'eccesso dell'ipercheratosi con le mie tronchesi. Questo perché mi viene bene a lavorare, è un nuovo metodo di dire togliamo i calletti e ripeto, io rimuovo semplicemente l'eccesso perché l'interesse generale della mia cliente è di fare sparire il dolore. Per cui quando serve di fare uno scarico posturale, il che vuol dire che lo scarico posturale è un pronto soccorso per evitare che questo callo si riformi. Ecco che ho iniziato appunto con l'alluce, la cliente ha molto dolore, è una cliente assidua, per cui quando viene cos'è successo? Bene, in questo caso la cliente ha cambiato scarpe, è stata troppo in piedi e vedete cosa succede. Possiamo guardare invece, mentre il video va avanti, quello che è la morfologia del piede. Io vi ricordo sempre e ne parlo sempre quello che sono i conflitti, le emozioni dell'anima che si trasferiscono appunto e si esprimono attraverso i segni nel corpo, come in questo caso il calletto che poi vai a indagare, la causa è stata la scarpa, ma attraverso la morfologia e il conflitto, qua io non lo posso dire, mm, si manifestano queste cose. Perché uso le frese? E perché non rimuovo a fondo, proprio come vedete, mai l'eccesso dell'ipercheratosi. L'ipercheratosi, voglio spiegare, si forma semplicemente per la postura, la pressione del piede, il che significa che quel piede si deve trovare posizione dentro la scarpa, comoda ovviamente, e che non deve sentire dolore. L'ipercheratosi in eccesso, se non c'è un callo sotto, non fa mai male, puoi ingombrare, puoi sentirlo un po' robusto, non te lo senti liscio come le altre parti del corpo, ma quella serve ad ammortizzare, a dare forza proprio come in questo caso sotto l'alluce. Ecco che la morfologia non la rimuovi mai, anzi mi fa un po' effetto quando vedo che cerchi di rimuovere il massimo senza capire quale è la causa fondamentale del dolore. Guarda, io pigio appunto con il mio dito dove fa male ed ecco che dopo che hai rimosso, pulito bene l'eccesso dell'ipercheratosi, viene fuori quella testina del callo, il tiloma chiamato. Bene, io mi accingo appunto a togliere quello, io alla fine alla cliente poi mi dispiace, non l'ho potuto fotografare dopo perché si è messa a parlare, insomma, si perde tempo con la cliente, quindi mi è sfuggito, ma ho creato uno scarico posturale, gliel'ho insegnato alla cliente affinché
la stessa cliente può portare soccorso a se stessa di quello che noi abbiamo fatto e perché non deve venire. Ecco, faccio la stessa cosa perché mi viene spesso detto si doveva togliere di più il callo, si doveva fare meglio. Allora, io ritengo che la cliente quando esce dal nostro istituto deve essere senza dolore, completamente senza e resta senza dolore. Ma cosa possiamo fare e perché c'è un callo? Io sono un po' sgomenta perché mi ha chiamato una signora da fuori, mi ha contattato a grande distanza dalla mia città e per via di calli sotto l'alluce e sotto la pianta del piede, vero erano grossi, ma bastava fare uno scarico posturale anziché fare prendere un antidolorifico ogni mattina la cliente prende prima di andare al lavoro perché non può stare con i suoi piedini. Questo è il massimo. Vi dico sempre che ognuno dobbiamo essere bravi, i migliori davanti alla nostra cliente, no davanti agli altri. Siamo anche i migliori quando riteniamo e le sappiamo dire che noi non siamo capaci di fare quel lavoro. Bene, sia podologi che estetiste della città dove era questa cliente le hanno detto che avrebbe dovuto saper convivere con quel dolore. Io ritengo che mai e poi mai niente è impossibile. Datemi qualche riscontro a questo, ritengo che ci sono bravissimi e molto molto bravi più di me di sapere lavorare, di sapere consigliare il benessere della cliente. Per cui, che dire, io questa cosa mi ha sconvolto moltissimo, a parte questo ce ne sono tantissime. Mi dispiace che non vi ho spiegato il video, ma questo è l'essenza di pulire e fare stare bene i nostri clienti. Io vi ringrazio a tutti quelli che si sono abbonati, che si abbonano per sapere di più. Sapete che nell'abbonamento appunto ci sono anche i corsi già spiegati e grazie a tutti iscrivetevi al canale e condividete i video. Grazie per i like, grazie.